Ma io credo che sia solo l'inizio di una fase di proteste molto diffusa perché, per due ragioni. Primo, perché il peso della crisi si sta riversando abbastanza velocemente su larghe masse di popolazione che sono del tutto impreparate ad accogliere questo peso, perché nessuno li ha mai avvertiti, nessuno ha mai dato loro la vera spiegazione di quello che sta accadendo, e quindi trovo del tutto logico e normale che la gente reagisca tentando di difendersi. Dico tentando di difendersi perché la situazione specifica in Italia è che non esiste una forza di opposizione capace di organizzare queste proteste. Questo è il vero problema drammatico che la classe politica italiana non sa risolvere, e questo crea numerosi altri effetti che non sono secondari ma sono cruciali, e cioè che questa rivolta, se non viene guidata, se non ha coloro che la dirigono e se non ha obiettivi chiari da perseguire, rischia di diventare, può diventare una protesta senza senso, una vera e propria rivolta che non ha obiettivi e che quindi produrrà solamente ulteriori disastri e disordini. Il problema che mi pare emerga già fin d'ora è che ci sarà mestatori, populisti, persone senza scrupoli che cercheranno di guidarla e di orientarla secondo i loro interessi, e quindi l'assenza di una forza politica capace di guidare queste rivolte diventerà dominante. Il problema è proprio questo, che se non si dice la verità alla gente e non le si aiuta a organizzarsi, questa protesta diventerà distruttiva, è evidente. Ma adesso io voglio però dire una cosa molto precisa: di chi è la responsabilità di questo stato di cose? Faccio una domanda. Se il governo Monti continua a dire che la fase finirà con la crescita, sapendo che non ci sarà nessuna crescita, se poi la gente si infuria e reagisce con violenza, di chi è la colpa? La colpa sta sempre nei dirigenti che non sanno dirigere, questa è la regola generale. Coloro che non sanno indirizzare e guidare il paese sono i principali responsabili, non gli unici, ma i principali. Allora, la prima cosa da fare sarebbe cominciare a dire la verità. Dove ci troviamo esattamente? Chi ha costruito questo debito esattamente? Chi è che deve pagare questo debito? E come si organizza diciamo, la riforma intellettuale e morale di questo Paese? Vogliamo metterla così? Allora, se non si affrontano questi problemi, poi bisogna sapere che le conseguenze saranno dure, violente e drammatiche. Quindi io faccio appello alle forze intellettuali di questo Paese perché capiscano che non se ne esce con questa linea, con questa politica, e che questa politica produrrà soltanto altri gravi danni. Poi naturalmente è ovvio che qualunque protesta che non è diretta da nessuna parte, che non sa dove andare, sfocia nella violenza. Questo mi sembra evidente, fa parte delle regole generali della politica. Se qualcuno pensa diversamente si sbaglia e quindi andremo verso il peggio. Ma io credo che in Italia ci siano le forze intellettuali e morali per guidare questo movimento verso un cambiamento profondo della realtà italiana. Beh, io credo che aspettarsi una panacea immediata sarebbe poco realistico, però io sono fiducioso nella capacità della gente di rispondere. Allora, noi abbiamo avuto l'anno scorso un referendum in cui 27 milioni di persone hanno partecipato, hanno votato, non si può dire che la situazione da giugno dell'anno scorso a oggi è rovesciata, non è, sono gli stessi cittadini. Va bene? Sono gli stessi cittadini che hanno votato al referendum contro la privatizzazione dell'acqua e contro il nucleare, sono gli stessi che oggi protestano in piazza e che stanno facendo una protesta dura e drammatica. Allora, io faccio riferimento a quei 27 milioni di cittadini italiani e dico, innanzitutto questo debito
che sta all'origine di tutta questa crisi non deve essere pagato prima che gli italiani sappiano chi lo ha contratto, come è stato firmato e a chi vanno i proventi di questo debito. Quando si dicesse apertamente come stanno le cose, io sono convinto che sarebbe un primo passo verso una normalizzazione della situazione, certo normalizzazione tra virgolette perché sarà comunque drammatica. Quindi io ritengo che la prima cosa da dire è che questo debito è illegale, è iniquo e quindi va respinto, cioè va rinegoziato. Primo. Secondo, propongo che il governo italiano, invece di applicare le norme della Banca Centrale Europea, dovrebbe promuovere un incontro immediato, domani, ai governi di Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda e a questo punto anche Austria e Francia, visto e considerato che sono stati declassati da Standard & Poor's, per una riunione congiunta che li porti insieme a Bruxelles a chiedere la rinegoziazione dei criteri del debito europeo. Questi sono due passi immediati che significano smetterla con le dichiarazioni sui pagamenti di debiti che non possiamo affrontare. Questo è il primo passo politico, ma naturalmente, come tu capisci, si tratta di una proposta per un altro governo del Paese. La terza cosa che bisogna fare immediatamente è permettere agli italiani di votare in un altro modo, cioè nominare un comitato di saggi al di sopra delle parti, ma non tecnici, del governo Monti, che promuovono una nuova legge elettorale e andare il più presto possibile a una nuova elezione, perché questo Parlamento non rappresenta il Paese e questi partiti non sono in grado di gestire il Paese, letteralmente non sono in grado di guidare il Paese. Questo naturalmente non risolve il problema dell'immediato, ma un accordo europeo potrebbe consentire allo Stato italiano e anche ad altri paesi europei di, appropriarsi di una parte delle finanze necessarie per affrontare uno stato di emergenza che duri 2 o 3 anni e per evitare che i costi di questa crisi si riversino interamente sulle classi lavoratrici e sui poveri o sui più poveri del Paese. È un piccolo pezzo di un programma politico di rinnovamento dell'Italia. L'unica cosa che non si deve fare è continuare come si sta continuando ora.